lingua oggettivamente molto diversa dalla nostra e per questo, oltre ad esercitare su noi italiani un enorme fascino, perché rievoca mondi molto lontani dal nostro e per questo esotici e misteriosi, è spesso bollata come una lingua tra le più difficili da studiare e da comprendere. Non tutti sanno però che alcuni dei termini ancora in uso nella lingua moderna cinese furono coniati da un italiano. E sto parlando del gesuita bresciano Giulio Aleni, che nel 1609, all'età di 27 anni, si imbarcò su una nave mercantile portoghese alla volta di Macao, al tempo unica via di accesso per gli stranieri alla Cina continentale. La Cina in cui si trova catapultato il giovane Aleni è un impero, dominato dalla dinastia Ming. Si tratta di una Cina che, dopo una lunga parentesi cosmopolita durante il dominio della precedente dinastia Yuan, con i Ming torna a chiudersi su se stessa, proibendo ogni possibile contatto con il mondo esterno. Questo perché si diffonde la concezione che l'impero cinese sia l'unica civiltà culturalmente e tecnologicamente avanzata e che non ci sia quindi bisogno di avere rapporti con il mondo esterno. Come fa quindi Aleni a inserirsi in un contesto tanto ostico e addirittura a riscuotere tanto successo tra alcuni dei letterati più influenti del tempo? Adottando una strategia vincente che era già stata testata dalle missioni precedenti, tra cui quella di Matteo Ricci, il missionario di Macerata che per primo fu accolto alla corte degli imperatori Ming nel 1600. Questa strategia, cosiddetta di accomodamento, consiste nel farsi cinese tra i cinesi, ovvero nell'adottare l'abbigliamento, il cibo e i modi di vivere della popolazione locale, in modo da limare ogni possibile differenza e da essere accettati anche se stranieri. Per lo stesso motivo, la strategia prevede lo studio della cultura e della lingua cinesi. Per suscitare curiosità e conquistare la stima dei letterati, che sono i principali obiettivi dei gesuiti, i missionari iniziano a comporre testi di divulgazione scientifica e culturale. Aleni non è da meno. Inizia quindi a scrivere in lingua alta alcuni trattati scientifici, tra cui la geografia dei paesi stranieri, uno dei suoi testi forse più famosi. Il suo obiettivo principale è convincere i letterati cinesi della superiorità culturale, scientifica e morale dell'Europa per distinguersi dagli altri paesi barbari e rendersi più simile a livello di cultura e di morale e di valori all'impero cinese. L'elogio della civiltà europea e il paragone tra il modello culturale europeo e quello degli stati barbari sfociano a volte nel ridicolo. Nella geografia dei paesi stranieri, per esempio, nel capitolo dedicato alla descrizione generale dell'Europa, il gesuita afferma che in tutti i paesi ci si siede in terra per mangiare, soltanto in Cina e in Europa si conosce l'uso della sedia e del tavolo. Nella stesura di testi come la geografia dei paesi stranieri, Aleni si scontra con il problema di dover dare nuovi nomi alle cose, ovvero di rendere in cinese termini che non esistevano nella lingua dell'epoca. Per saziare la fame di conoscenza dei letterati cinesi, Aleni dà quindi loro in pasto più di 100 di neologismi, legati all'ambito scientifico, geografico e istituzionale occidentale per lo più. Di questi, almeno una decina sono tuttora in uso. Voglio citare per esempio il vocabolo Daxue, che grazie ad Aleni oggi significa università, ma che originariamente indicava la principale istituzione scolastica dell'impero cinese, e quindi un significato molto diverso da quello che ha assunto grazie ad Aleni. Un altro esempio è il termine che tutt'oggi indica il pesce spada, coniato ex novo da Aleni. Ovviamente non tutti i neologismi coniati da Aleni sono in uso oggi. Non ebbe successo, ad esempio, la resa del termine balena con baleia, un simpatico adattamento fonetico dall'italiano. È innegabile tuttavia l'impatto dei testi di Aleni sulla cultura cinese e il concreto contributo del gesuita bresciano allo sviluppo del lessico moderno cinese.